Eccoci, come vedete quest'oggi con i Black Tarot e ovviamente le due varianti. Ebbene sì, quindi è arrivato appunto il momento anche delle due varianti. Voi sapete che io ci tengo sempre comunque a venire incontro, ad accontentare un po' i gusti e le esigenze di tutti, quindi alcune volte effettuo video a una stesa, altre volte video a due varianti, come appunto in questo caso. Che cosa appunto andremo quest'oggi a chiedere ai Black Tarot? Cercheremo di capire chi vi farà vivere una storia, una passione, ovviamente per quanto riguarda le prossime settimane e dunque per alcuni di voi anche le prossime e imminenti vacanze estive. Ovviamente ci faremo guidare dagli antenati e dagli spiriti guida, che sono i protagonisti di questo mazzo, che ci riporta proprio al contatto con questi antenati, grazie appunto alla magica fusione tra gli aspetti culturali, spirituali, appunto africani, e la ritualità dei nativi e indigeni americani. È un mazzo assolutamente meraviglioso e fascinoso. Io vi lascio come sempre ragazzi il link in descrizione, per cui se volete andate a rivedere un mio video precedente in cui appunto davo una spiegazione piuttosto dettagliata dell'intero mazzo. Ed è un mazzo che permette appunto proprio per tradizione, voi sapete che io amo attenermi alla tradizione appunto, molte diverse tipologie di stesa, tra cui appunto anche la doppia scelta e ovviamente diversi tipi di argomenti. Ovviamente da un punto di vista amoroso, sentimentale, ma anche per quanto riguarda per esempio le finanze, il lavoro, la professione, piuttosto che rapporti amicali. Quindi è un mazzo assolutamente versatile, con delle immagini iconografiche molto importanti che ci riportano proprio direttamente agli archetipi junghiani. Ecco perché ovviamente è un mazzo che io amo particolarmente e ovviamente lo avrete già notato. Dunque, come vedete qui abbiamo il mazzo già diviso in due, in questa posizione abbiamo ovviamente le carte di corte, quindi appunto cavalieri, piuttosto che fanti, piuttosto che appunto re, proprio perché obiettivamente serviranno per comprendere quale persona, con quali caratteristiche in particolare astrologiche, appunto vi farà battere il cuore e comunque vi piacerà eroticamente non poco, d'accordo? E ovviamente cercheremo di capire, ovviamente con il resto del mazzo, che tipologia di connessione si stabilirà con questa persona, quali possono essere dei piccoli ostacoli che potreste per esempio incontrare, se ovviamente ci saranno a seconda della tipologia di carta che verrà estratta, e infine appunto che rapporto, che futuro vi aspetta. D'accordo? Dunque iniziamo immediatamente con la prima variante e quindi inizio a mescolare ovviamente questa parte di mazzo formata appunto dalle carte di corte per cercare di indagare in particolar modo le caratteristiche astrologiche, quindi anche ovviamente caratteriali di questo soggetto e ovviamente anche il resto del mazzo per capire poi come procederà il vostro rapporto, che tipologie di connessione ovviamente si stabiliranno e come potrà procedere questa storia. Vediamo un po'. Perfetto.
momentaneamente allontano questo mazzo che è obiettivamente il più ingombrante tra i due. Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia appunto cerchiamo di capire obiettivamente quali caratteristiche ha questa persona, cioè la persona che maggiormente colpirà il vostro cuore e ovviamente i vostri gusti da un punto di vista erotico per quanto proprio riguarda i prossimi giorni e quindi ovviamente l'inizio dell'estate. Vediamo un po' con chi inizierete appunto una storia molto importante, per esempio da un punto di vista erotico ma anche sentimentale. Vediamo un po'. E qui abbiamo un fante di spade. Allora, sicuramente non è un soggetto semplice. Il fante di spade è obiettivamente una persona molto giovane anagraficamente, quindi potrebbe non superare i 30-35 anni di età, quindi comunque potrebbe addirittura essere più giovane di voi. Inoltre, il fante di denari potrebbe appunto rappresentare qualcuno che non si farà avanti immediatamente nei vostri confronti, quindi non è per esempio un fante di bastoni o un fante di coppe che vi dichiarerà immediatamente quello che pensa e quello che prova per voi, una persona un po' lenta che tende molto di più appunto spade ad osservare piuttosto che ad agire, quindi potrebbe essere una persona che inizialmente potrebbe addirittura mostrarvi non solo lentezza nell'approccio, ma ovviamente anche una sorta di indecifrabilità. Attenzione ragazzi, non parlo di indecisione, è differente, cioè questa persona non è indecisa se iniziare o meno un corteggiamento, se voi possiate o meno piacergli. Questa persona lo sa, però prima di in qualche modo lanciarsi, diciamo, in qualcosa di concretamente molto più chiaro e attivo, questa persona ovviamente prende e prenderà tempo, proprio perché parliamo di spade. Quindi è una persona, vi ripeto, guardate, proprio come questo ragazzo che sta appunto cercando di pescare, anche immergendosi in acque molto profonde, quindi accettando il rischio, ebbene questa persona accetterà il rischio. Vedete, ma cercherà di andare a fondo della questione, cioè è una persona che vuole conoscervi bene, vuole sapere se può osare e come può osare, cioè secondo quali modalità può appunto farlo. Quindi è una persona che agirà per curiosità, agirà in maniera anche se vogliamo molto dolce, se vogliamo anche molto tenera, perché comunque il fante di spade parla appunto di dolcezza, di avvicinamento, di complicità, ma parla anche di amicizia, di intesa mentale, cioè questa persona cercherà inizialmente un feeling comunicativo, mentale, progettuale, di intenti, vorrà capire se anche voi in qualche modo corrispondete quello che lui pensa e prova per voi, il desiderio di iniziare qualcosa in più con voi, cioè sarà una persona che inizialmente vi terrà d'occhio. Il fante di spade, difatti, rappresenta generalmente, non in questo mazzo, ma appunto magari mazzi più tradizionali, un giovane appunto guerriero che è sull'attenti, fermo e che obiettivamente sta in qualche modo stazionando una zona di allerta, ovviamente con una spada in mano, che però chiaramente è una spada che non è atta necessariamente a offendere, cioè a ferire, però a proteggersi se non altro. Quindi il problema reale del fante di spade, cioè il motivo per cui temporeggia obiettivamente così tanto, è il voler proteggere innanzitutto se stesso, cioè questa persona evidentemente deve aver sofferto molto in passato e non ha più nessuna intenzione in qualche modo di incappare in delusioni o in problematiche di altro genere. D'accordo? Quindi vi ripeto, una persona molto furba, una persona molto attenta, perché ragazzi qui parliamo di spade, una persona che vi terrà d'occhio, d'accordo? Ma proprio perché ha delle ottime intenzioni. Ma la più grande intenzione per questa persona è ovviamente riferita a se stessa, cioè il non volersi ferire.
D'accordo? Quindi in realtà è una persona che tende molto a spiare, quindi potrebbe per esempio controllarvi sui social, oppure potrebbe per esempio nel caso in cui voi vi incontriate in palestra piuttosto che nell'ambito di lavoro, ecco, potrebbe tenervi d'occhio per capire se per esempio voi avete un'intesa particolare con qualcun altro, con qualche altro collega, con qualche altro ragazzo che per esempio frequenta la medesima palestra. Quindi è una persona che, vi ripeto, è curiosa, vi porterà anche ovviamente a breve, perché i fanti rappresentano comunque degli incontri a breve tempo, quindi anche delle notizie a breve termine, quindi potreste incontrare proprio questa persona tra pochissimo tempo, ma ovviamente vi ripeto è una persona che non si lancerà immediatamente in un rapporto con voi, perché è una persona con le difese alte che deve innanzitutto cercare di proteggere se stesso. D'accordo? Quindi è una persona che agirà con prudenza, con riflessione, cioè prima di agire penserà obiettivamente molto, ma perché ha una grande paura di soffrire. Una persona che può risultare anche molto spaesata, proprio perché teme un po' anche i risvolti più passionali dell'amore. Qui abbiamo spade, quindi è una persona che ha un mentale ovviamente preponderante, d'accordo? Quindi è una persona che non si lascia guidare unicamente dalla sessualità, dall'erotismo o dal, diciamo, fare romantico e sentimentale. È una persona che obiettivamente tende a riflettere tanto prima di agire. Però vi ripeto, è una persona che vi porterà notizie entro pochissimo tempo. Dunque, vi ripeto, il fante di spade viene definito il classico sorvegliante, d'accordo? Quindi è una persona che ovviamente dovrà tenere d'occhio la situazione, lo farà proprio perché obiettivamente, vi ripeto, è una persona che teme di soffrire, è una persona che però è molto attratta da voi, parliamo di spade, spade e bastoni rappresentano ovviamente, ragazzi, l'aggancio immediato con l'elemento falico, quindi è una persona a cui voi piacerete molto, ma che si avvicinerà a voi a piccoli passi, per esempio ovviamente corteggiandovi, ma magari prendendo del tempo, per esempio prima di invitarvi ad uscire ufficialmente. Oppure, vi ripeto, potrebbe essere proprio una persona che potrebbe arrivare a voi mostrando inizialmente semplicemente un'amicizia, che però non rappresenterà il vero, cioè questa persona non vorrà solo amicizia da voi, però è quello che vi sembrerà voglia all'inizio. D'accordo? Però vi ripeto, una persona molto intelligente, una persona curiosa, una persona forse un po' troppo pignola, attenta magari a molti particolari, ma che ha un po' paura dell'amore, o comunque ha un po' paura evidentemente dei legami, di bruciare in fretta delle tappe, perché è una persona che crede molto nella propria libertà e in una fervida protezione ovviamente di se stesso e della propria, chiaramente, emotività. Per quanto riguarda infatti gli aspetti astrologici, questa persona potrebbe appunto appartenere, come ovviamente tutti i personaggi delle carte di spade, a un segno d'aria. Quindi potrebbe essere o un acquario o una bilancia oppure un gemelli. Oppure potrebbe averne l'ascendente. Oppure potrebbe avere un tema natale ricco proprio per quanto riguarda la sua carta astrale, appunto ricco e ricca di segni d'acqua nei pianeti principali che strutturano la personalità di un individuo. Quali sono? Appunto la Luna, piuttosto che Venere, piuttosto che Marte e ovviamente Mercurio, rispettivamente per quanto riguarda le emozioni, le relazioni sentimentali, l'eros e la comunicazione, cioè la modalità di approccio e comunicazione. Quindi potrebbe essere per esempio una persona che ha come tema natale per esempio il segno in acquario e l'ascendente in gemelli e per esempio potrebbe avere la Venere in bilancia, d'accordo? È un esempio per farvi capire che è una persona che potrebbe avere una forte influenza dei segni d'aria, se non altro appunto nei pianeti principali. Quindi obiettivamente è una persona che agisce prevalentemente secondo appunto l'impulso dell'aria, dei segni d'aria, d'accordo? Quindi vi ripeto,
una persona che ama particolarmente il rischio, una persona molto intelligente, una persona furba, una persona astuta, ma una persona che può temere a volte i legami sentimentali molto stretti, molto forti, soprattutto all'inizio, quindi una persona che ci va piano e che tende a legarsi inizialmente come una sorta di, diciamo, amicizia particolare, per poi eventualmente approfondire la situazione, perché è una persona che ha dei valori importanti, innanzitutto la difesa e la protezione di se stesso, cioè una persona che non vuole soffrire, e ovviamente un profondo senso di libertà, d'accordo? Che si abbina molto bene in particolar modo a un segno che ne fa da baluardo, cioè appunto il segno dell'Acquario, d'accordo? Però vi ripeto, è una persona che potreste incontrare entro pochissimo tempo, quindi pochissimi giorni, qualche settimana al massimo, ed è una persona anagraficamente molto giovane, quindi potrebbe ovviamente essere una persona al massimo di 30-35 anni. Una domanda che mi viene fatta spesso: è una persona libera o impegnata? Purtroppo, allora, i personaggi di spade hanno, diciamo, come asperità caratteriali, quindi lati positivi ne hanno tanti, ma come tutti ovviamente hanno dei lati negativi, tra cui purtroppo anche, diciamo, un'intelligenza molto profonda, vi ripeto, però chiaramente a volte votata alla poca onestà, cioè sono persone molto abili da un punto di vista comunicativo, per cui riescono a far credere anche cose che non in realtà corrispondono a verità, cioè mi spiego meglio, potrebbero essere in grado di mentire, di fingersi totalmente single e ovviamente non esserlo, d'accordo? Quindi sì, il fante di spade potrebbe essere ovviamente una persona già impegnata, però è un fante, quindi non è un re, cioè non è una persona che obiettivamente ha un impegno importante da tanto tempo. Quindi sicuramente qualcosa di non particolarmente importante e soprattutto di non vincolante, cioè lui all'interno di questo rapporto non si sente per nulla vincolato, cioè pensa che sicuramente questo rapporto che lui ha in essere potrà andare a chiudersi senza che lui particolarmente ne possa risentire, cioè anche nel caso in cui possa essere un personaggio legato, vi ripeto, ufficialmente, quindi potrebbe essere fidanzato, anche convivere o avere semplicemente una frequentazione, che è una persona che in qualche modo non sente così vincolante e urgente la necessità di prestare fedeltà alla compagna, proprio perché non se ne sente particolarmente legato, d'accordo? Quindi attenzione ovviamente anche a ciò che questa persona vi andrà a dire. Ovviamente però parliamo, vi ripeto, di un fante, quindi sicuramente è un impegno che lui sente molto poco da un punto di vista emotivo e soprattutto un impegno che dal suo punto di vista, non necessariamente dell'altra persona, ma dal suo punto di vista, può tranquillamente sciogliersi in qualsiasi momento. D'accordo? Dunque, vediamo a questo punto questa persona obiettivamente che tipologia di rapporto andrà poi a stringere, cioè gli elementi positivi del vostro rapporto, che connessione andrete a creare. In questo caso abbiamo il 4 di denari, allora un rapporto che diventerà solido. Ragazzi, il 4 di denari è una carta veramente molto bella perché rappresenta appunto, vedete, la solidità di un ambiente generalmente domestico. Il 4 di denari rappresenta le 4 gambe del tavolo, rappresenta le 4 mura di casa, quindi un ambiente che rassicura e dunque anche un rapporto solido, stabile, che si approfondirà molto, però vedete, abbiamo denari, quindi nel tempo, cioè di nuovo qui devo mostrarvi appunto una situazione particolare, cioè questa è una persona che va piano. Ve l'avevo già detto con il fante di spade, cioè è una persona che evidentemente approfondirà il vostro rapporto giorno per giorno, settimana per settimana. Quindi scalerà finalmente questa montagna, ma passo alla volta. Cioè questa è una persona che detesta, proprio detesta, dover accelerare fatti, situazioni, sentimenti, eventi. È una persona che non vuole
precorrere. Difatti, spade e ovviamente denari, i pentacoli rappresentano le tempistiche più lunghe, quindi obiettivamente è una persona che vi mostrerà sicuramente di nuovo denari, quindi attrazione fisica ovviamente tanta, ma anche la necessità ovviamente di non precorrere i tempi. D'accordo? Quindi un rapporto che rappresenterà per voi un'affermazione, un momento importante, una profondità, d'accordo? Ma ovviamente il 4 di denari ci parla anche di una stabilità che si ottiene nel tempo, con fermezza, con prudenza, con rigore, con attenzione, d'accordo? Inoltre il 4 di denari parla di regali, quindi questa persona potrebbe appunto, vedete, arrivare da voi con una sorpresa e ovviamente con un regalo. Quindi una persona che potrebbe anche più di una volta mostrarsi molto generosa nei vostri confronti. Quindi per esempio offrirvi un pranzo piuttosto che una cena, farvi un regalo, ma magari anche più di una volta, cioè per esempio arrivare con dei fiori al vostro cospetto, piuttosto che proporsi per accompagnarvi, per esempio in luoghi che possono essere per voi di necessità quotidiana. Quindi una persona che agirà anche in modo tradizionale, come tipico appunto dei pentacoli, in particolar modo del 4 di denari, e in modo galante. D'accordo? Quindi sicuramente è una situazione che maturerà lentamente, ma che condurrà al successo e all'affermazione personale. D'accordo? Quindi parla di buone notizie, di germinazione, di fecondità, di nascita di qualcosa di importante. D'accordo? E anche di piccoli doni che serviranno a farvi capire come questa persona in realtà con questi piccoli gesti però tiene a voi. D'accordo? Quindi veramente una bella carta. Tra l'altro il 4 di pentacoli, come un po' tutte le carte di pentacoli, ci parla proprio di testardaggine, cioè di ostinazione. Questa è una persona che quando ha in mente qualcosa, o comunque qualcuno, non se lo toglie dalla mente così facilmente. E quindi, come vi dicevo poco fa, accetterà il rischio, qualsiasi rischio, pur di poter, vedete, approfondire la vostra conoscenza, ma la porterà avanti. Cioè non è una persona che potrebbe mai in qualche modo fare dei passi indietro. È vero, procederà lentamente, ma procederà. D'accordo? Quindi non è una persona altalenante. Vediamo in questa posizione invece dei piccoli ostacoli, se ci saranno. Vediamo. E qui abbiamo il 5 di denari. Allora, il 5 di denari ci può parlare generalmente come un po', diciamo, definizione classica, se vogliamo, appunto, degli arcani, sia da un punto di vista tarologico che appunto da un punto di vista cartomantico. Ecco, il 5 di denari ci parla di problematiche di tipo finanziario. Quindi questa persona, per quanto riguarda, diciamo, l'attrazione, il desiderio che ha verso di voi, non ci sono dubbi e non ci devono essere dubbi, perché il 5 di denari parla proprio di attrazione, d'accordo? Ma parla anche di preoccupazioni finanziarie ed economiche che potrebbero in qualche modo purtroppo pesare a volte anche sull'umoralità di questa persona. Quindi ci sono delle condizioni finanziarie che possono portare, diciamo, questa persona a volte a sentirsi particolarmente magari poco serena anche nel rapportarsi a voi, d'accordo? Quindi una persona che spesso e volentieri deve agire attraverso sacrifici e questa situazione può creargli ovviamente della disarmonia anche da un punto di vista sentimentale, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che potrebbe, come vi dicevo con il fante di spade, pur essendo molto giovane, arrivare da un matrimonio, per esempio, quindi separazione o divorzio, o comunque da una convivenza andata ovviamente a terminare, o che sta terminando, attenzione, poi vi spiego anche perché, comunque che sta terminando o che è già terminata, ma che obiettivamente gli è costata tanto da un punto di vista economico, cioè sia e soprattutto nel caso in cui fosse stata una persona sposata, ma anche nel caso in cui
avessero semplicemente convissuto. Cioè questa persona ha dovuto sborsare proprio, vedete, a livello economico, pecuniario, molto denaro, e questa situazione a volte lo abbatte un po' moralmente. Perché vi ho detto pochissimo fa, appunto, potrebbe essere in via di scioglimento di un determinato rapporto? Perché purtroppo, ragazzi, ovviamente io devo essere chiaramente onesta nella lettura di tutti i significati appunto di una carta. Ecco, la carta del 5 di denari viene anche generalmente rappresentata con la carta dell'amante, cioè potrebbe essere appunto una persona che, vi ripeto, potrebbe essere legata ad una persona che non ama assolutamente più, pronta appunto a sciogliere questo legame, ma che però, per esempio, potrebbe, seppur sfilacciato, però essere magari ancora in piedi, oppure essere in qualche modo sul punto di sciogliere questo ovviamente legame. Ecco perché questo andrebbe a spiegare la lentezza, andrebbe a spiegare la prudenza anche e soprattutto di questo fante di spade. Ecco perché tende ad osservare bene la situazione, quindi ad agire con lentezza, appunto con prudenza, con discrezione, proprio perché evidentemente non vuole che la situazione possa prendere una piega ancora più difficile rispetto a quella che possa essere già nel presente, perché vi ripeto, vive delle situazioni di disordine da un punto di vista economico, perché è una carta di grado 5, quindi potrebbe rappresentare proprio problemi in ambito familiare, quindi avere delle diatribe ovviamente da un punto di vista economico-finanziario con o la propria famiglia di origine, per esempio eredità contestate, oppure con una compagna più o meno ufficiale, che potrebbe aver preteso da lui obiettivamente anche un assegno di mantenimento stellare, o comunque una persona che potrebbe obiettivamente avere in qualche modo impiegato malamente del denaro. Quindi l'unica nota, diciamo, stonata potrebbe proprio essere rappresentata dalla ipotetica presenza comunque di una terza persona, che potrebbe però, vi ripeto, non essere più ufficialmente con questo fante di spade, ma aver rappresentato un ostacolo e un impoverimento proprio materiale di questa persona. Quindi una persona separata, divorziata, che però potrebbe avere ad oggi delle preoccupazioni economico-finanziarie, o comunque una persona che sta sciogliendo un rapporto, d'accordo? Quindi è in via di separazione o di allontanamento dalla compagna ufficiale, o che potrebbe appunto vedere in voi proprio la possibilità di allontanarsi definitivamente da questa persona, d'accordo? Quindi cercate di ovviamente capire bene a quale di queste tre opzioni possa appunto appartenere questa persona, quindi una persona già separata che però ha qualcuno ovviamente che ha lasciato e che comunque l'ha impoverito molto economicamente, una persona che potrebbe essere in procinto di separazione, di divorzio, cosa che gli sta costando molto, oppure appunto potrebbe essere una persona che a breve prenderà la decisione proprio di lasciare questa compagna, perché dal suo punto di vista ormai è tutto finito, d'accordo? Vediamo in questa posizione obiettivamente che cosa accadrà nel vostro immediato futuro, quindi come procederà ovviamente il vostro rapporto. Bellissima carta, e qui abbiamo un 4 di bastoni, un altro 4. Questo rapporto che obiettivamente tenderà proprio a diventare molto importante, molto profondo. Finalmente abbiamo una carta di bastoni che rappresenta ovviamente la libertà, che rappresenta la lealtà, che rappresenta la fedeltà, rappresenta, vedete, un rapporto a due costruito, ben fatto. Quindi vi dicevo che questa persona o è già libera oppure si libererà veramente a breve, ha tutte le intenzioni di farlo, si sta proprio già liberando di un rapporto precedente. Quindi qui c'è proprio l'inizio di una storia molto bella fra di voi. Qui abbiamo un bellissimo 4 di bastoni che obiettivamente va a rappresentare, vedete, una sorta di quasi fusione tra voi e questa persona. Vedete, le braccia dell'uno e le braccia dell'altra non si riescono bene a distinguere, proprio perché è come se queste due persone riuscissero in qualche modo a vivere in una sorta di simbiosi amorosa, in un interscambio importante da un punto di vista sia sentimentale, parliamo di bastoni, anche ovviamente da un punto di vista erotico. 4 di bastoni parla di fiducia, parla di, vedete, equilibrio, parla di alleanza, quindi sicuramente
inizierete un rapporto molto soddisfacente da un punto di vista sentimentale ma anche erotico. Questo vi porterà a grande stabilità affettiva, un forte legame e riconoscerete la grande affinità che ovviamente vi andrà a legare. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è qualcosa di molto importante che si creerà tra voi e questa persona. Tra l'altro il 4 di bastoni può parlare anche proprio di un ambiente casalingo, quindi potreste iniziare addirittura una convivenza o, perché no, un fidanzamento ufficiale o frequentare voi spesso la famiglia di lui o viceversa, lui la vostra. D'accordo? Quindi sicuramente qui si parla proprio di una grande fioritura, di sforzi e sacrifici che vengono ovviamente ripagati. Tutto ciò che c'è di negativo ovviamente verrà assolutamente superato, saranno semplicemente delle problematiche, vi ripeto, caratteriali, momentanee, temporanee, ma obiettivamente in questo caso ci sarà una grande sicurezza, una grande certezza da parte dell'uno e da parte dell'altra, d'accordo? Il 4 di bastoni parla anche di bellezza fisica, bellezza estetica, quindi voi piacerete sempre di più a questa persona ed è una persona che a voi piacerà particolarmente, quindi si creerà anche un legame fisico non indifferente con questo 4 di bastoni, che rappresenta appunto la carta della riuscita e soprattutto dei festeggiamenti, quindi è una carta veramente di grande solarità, di grande luminosità, è una carta che parla proprio di fiducia e di un rapporto che ovviamente si andrà ad approfondire. Ragazzi, tra l'altro anche in questo caso le tempistiche sono piuttosto favorevoli perché il 4 di bastoni, come ovviamente tutte le carte mediane di bastoni, quindi 4, 5, 6 di bastoni, rappresentano appunto degli eventi che generalmente appunto avvengono entro il 10, 11 e il 20 del mese in cui voi andrete appunto a guardare questo video. Cioè, mi spiego meglio, nel caso in cui voi andiate a guardare questo video, per esempio i primi di luglio o comunque verso fine giugno, sicuramente questo legame si approfondirà, diventerà qualcosa di molto importante e ufficiale tra diciamo il 10, l'11 e il 20 del mese di luglio, d'accordo? O comunque eventi che avvengono entro al massimo una ventina di giorni rispetto al momento in cui si va a guardare e ad ascoltare la stesa, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente tempistiche molto veloci e un vero e proprio rapporto che partirà, diciamo, magari un po' in sordina, ma che poi rivelerà sicuramente delle ottime prospettive. D'accordo? Di conseguenza, mi raccomando, ragazzi, come dico sempre, cercate di vivere appieno ogni singolo momento, cercate di non lasciarvi in qualche modo abbattere magari da delle piccole difficoltà o da dei piccoli rallentamenti che qui potrebbero esserci, ma vi ripeto, cercate di avere fiducia nel destino, nelle vostre capacità attrattive che qui obiettivamente sono tante e soprattutto nel vostro percorso karmico, perché ricordate che qualsiasi persona, ragazze, entrerà a far parte, entra ed è entrata a far parte della nostra vita, ha avuto un ruolo ben preciso. Ci ha insegnato qualcosa, nel bene e nel male, d'accordo? Quindi anche questa persona servirà proprio, tra virgolette, chiaramente, al vostro percorso karmico, anche per scoprire qualcosa in più di voi, per esempio un nuovo modo di amare, d'accordo? Di conseguenza questa è comunque una stesa molto positiva con un bellissimo 4 di bastoni finale. Voi sapete che io poi vado a rifare comunque le stese, quindi terremo d'occhio comunque questa situazione, d'accordo? Di conseguenza mi raccomando, tenete duro e soprattutto buona fortuna. Rieccoci dunque con la seconda variante e dunque per coloro che appunto sceglieranno la seconda variante andiamo appunto a mescolare il primo mazzo che appunto rappresenta i personaggi di corte, quindi fante piuttosto che cavaliere oppure re, che appunto rappresentano la persona che vi ruberà il cuore, che vi farà innamorare ed appassionare, e ovviamente quest'altra parte, ovviamente la restante parte del mazzo, rappresenta invece appunto le successive 3 carte che andremo appunto a scegliere per quanto riguarda gli elementi positivi
quindi il feeling che si creerà tra voi e questa persona, dai piccoli ostacoli, se ci saranno ovviamente a seconda della carta che verrà estratta, e il futuro chiaramente tra voi e questa persona. D'accordo? Dunque io inizio a mescolare questa parte appunto di mazzo. Cerchiamo dunque di capire, per chi sceglierà la seconda variante, chi appunto riuscirà entro le prossime settimane, inizio appunto dell'estate, a farvi innamorare o comunque a scuotere il vostro interesse sia fisico che ovviamente anche sentimentale. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Iniziamo dunque con il primo mazzo. Vediamo un po'. Perfetto, io appoggio in questa posizione il mazzo più piccolo e appunto scegliamo dal secondo mazzo. Perfetto, invece in questo caso allontano ovviamente questo mazzo perché logicamente comunque più ingombrante sul tavolo di stesa. Allora, vediamo un po'. Dunque, partiamo dalla prima posizione, ossia ovviamente cerchiamo di capire che caratteristiche, in particolar modo anagrafiche, per quanto riguarda anche appunto l'età di questa persona, ma anche e soprattutto la struttura astrologica obiettivamente di questo individuo. Vediamo un po'. E qui abbiamo allora Cavaliere di Bastoni, immancabili ritorni dal passato. Allora ragazzi, i cavalieri generalmente rappresentano appunto o dei personaggi che appunto si spostano nel tempo o personaggi che si spostano nello spazio o entrambe ovviamente le condizioni. Quindi potrebbe essere una persona che potrebbe spostarsi nello spazio, quindi per esempio essere qualcuno che ha una professione che obbliga questa persona a doversi spostare, per esempio, per diversi chilometri e magari frequentemente nell'arco per esempio di un mese, oppure potrebbe essere una persona che appunto si sposta nel tempo, quindi ritorna dal passato. Allora, il Cavaliere di Bastoni, nel caso in cui sia una persona che ritorna dal passato, sicuramente una persona attratta da voi. Parliamo di bastoni, che ovviamente ragazzi riporta immediatamente all'elemento fallico. Quindi è una persona che torna da voi perché è attratta da voi, non perché è innamorata. Non è un cavaliere di coppe. D'accordo? Dunque una persona che, anche nel caso in cui sia stato un vostro ex, non prova ancora delle particolari forti emozioni. Però è una persona che obiettivamente sente in qualche modo la necessità di riportare, diciamo così, in auge un desiderio, cioè vuole rivivere di nuovo quello che obiettivamente ha vissuto con voi da un punto di vista erotico e fisico. Quindi una persona attratta. È ovviamente un conquistatore, quindi è una persona che sicuramente torna perché vi rivuole, perché vi vuole riconquistare e non ammette facilmente la sconfitta, quindi riproverà più e più volte a ricorteggiarvi per riuscire a farvi in qualche modo cedere. Il cavaliere, da un punto di vista anagrafico, per aiutarvi anche a identificare meglio questa persona, ovviamente ha generalmente un'età compresa tra i 30 e i 40-45 anni al massimo, quindi un'età mediana. Non è ovviamente un re, quindi non stiamo parlando di una persona dei 45 anni in su, 50 anni in su, ma nemmeno di un fante, quindi una persona generalmente al di sotto dei 30 anni. Parliamo di una persona dai 30-35 anni ai 45 anni al massimo. Quindi è una persona che obiettivamente vive con una certa stabilità e maturità la vita di coppia,
però non è ancora un re, quindi una persona che ancora non è pronta a prendersi delle responsabilità. Quindi attenzione, non è una persona, ve lo ripeto, che tornerà da voi con l'intenzione di riprendere un rapporto ufficiale, perché questa è una persona che fa fatica a gestire i rapporti ufficiali, i legami stretti. Solitamente il cavaliere di bastoni rappresenta un po' il playboy, però è una persona che obiettivamente torna perché vi rivuole, vuole, diciamo, riassaggiare dei momenti importanti che ha vissuto con voi. Questa è una persona totalmente diversa rispetto alla variante precedente, cioè una persona che non pensa, parliamo di bastoni, è una persona istintiva, è una persona molto emotiva, è una persona che quando ha un obiettivo parte alla carica e fa di tutto per poter in qualche modo arrivare ovviamente al centro del suo, vedete, desiderio. È una persona che ha coraggio, è una persona che osa, è una persona temeraria, è una persona che obiettivamente non ammette la sconfitta, quindi continua a provare, a riprovare finché non ha ottenuto ciò che vuole, ma ovviamente non lo fa con un atteggiamento persecutorio, cioè è una persona che comunque vi rivuole perché vi desidera, ma comunque è una persona che sa anche, se vogliamo, rispettare delle tempistiche, cioè non è un cavaliere di spade che può avere un atteggiamento magari aggressivo e un po' arrogante. In questo caso il cavaliere di bastoni è comunque una persona liberale, ma che obiettivamente ha sicuramente un obiettivo, cioè riavervi da un punto di vista fisico, perché voi gli piacete tanto da evidentemente tanto tempo. Comunque è una persona che torna spesso o è tornata spesso sulla vostra storia, sulla vostra relazione. Il cavaliere di bastoni, per quanto ovviamente riguarda l'aspetto astrologico, può rappresentare appunto un individuo ovviamente appartenente ad uno dei 3 segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario o Ariete, oppure averne l'ascendente, oppure potrebbe avere appunto un tema natale ricco dei 3 segni di fuoco nei pianeti principali che vanno a strutturare la personalità, quali sono appunto la Luna, Venere, Marte e Mercurio, per quanto riguarda appunto rispettivamente l'emotività, l'interiorità, sogni, paure, fantasie, piuttosto che le relazioni amorose, piuttosto che appunto l'eros e infine la capacità relazionale, quindi le comunicazioni. Cioè vi faccio un esempio, potrebbe avere per esempio Marte in Sagittario e la Venere in Ariete e per esempio l'ascendente in Leone piuttosto che ancora in Ariete, d'accordo? Quindi un tema natale dove si sente molto ed è molto forte, pregnante appunto la presenza dei segni di fuoco, ovviamente nei punti strategici astrologici, d'accordo? Quindi è sicuramente, vi ripeto, una persona molto coraggiosa, è una persona che ha tutte le intenzioni appunto di potervi conquistare, di poter in qualche modo ritornare da voi, ha un'ottima intenzionalità, obiettivamente un'intenzionalità legata innanzitutto all'aspetto ovviamente sensuale ed erotico del rapporto. Il cavaliere di bastoni rappresenta generalmente lo scapolo o comunque una persona che obiettivamente non ha legami ufficiali, quindi una persona generalmente libera, una persona single. È chiaro che potrebbe avere più frequentazioni, perché vi ripeto, generalmente è la carta del playboy, quindi piace molto questo ragazzo, piace particolarmente, quindi potrebbe avere delle conoscenze o per esempio donne che in qualche modo ambiscono alla sua presenza nella loro vita, però non è detto obiettivamente che questa persona sia sentimentalmente impegnata, anzi appunto generalmente il cavaliere di bastoni è una persona single e libera. Nel caso in cui non sia una persona che appartiene al vostro passato, ovviamente ha tutte le stesse caratteristiche da un punto di vista astrologico e anagrafico e ovviamente anche caratteriale. Però, vi ripeto, potrebbe essere, nel caso appunto in cui non sia una persona che torna dal passato, quindi che viaggia nel tempo, potrebbe essere appunto una persona che si sposta frequentemente per lavoro, una persona che cambia spesso sede di lavoro, oppure una persona che si è trasferita da poco, che potrebbe per esempio
raggiungervi per quanto riguarda la vostra abitazione o che potreste incontrare in un viaggio, perché vedete soprattutto in questa carta rappresenta appunto un giovane che si sta preparando per appunto una vacanza o comunque uno spostamento, un viaggio, d'accordo? Quindi potreste incontrare questa persona durante un viaggio o grazie ad uno spostamento che questa persona ha fatto da poco, per esempio per un viaggio o per un trasloco, oppure grazie a degli spostamenti che questa persona fa frequentemente per lavoro. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una persona che sicuramente parla di velocità, quindi una persona poco stanziale, una persona che tende a spostarsi molto spesso, che ama il cambiamento, ama le trasformazioni, non ha paura dell'amore. Quindi è proprio totalmente in opposto e in opposizione rispetto appunto alla variante precedente. Quindi è una persona che non teme le gioie dell'amore e soprattutto appunto una persona che tende a lanciarsi molto velocemente nelle situazioni che più lo aggradano. D'accordo? Ecco, il cavaliere di bastoni è soggetto un po' ai colpi di testa e ai colpi di fulmine, quindi una persona che obiettivamente quando vi vedrà vi dimostrerà immediatamente che cosa vuole da voi, cioè inizierà immediatamente a corteggiarvi, non sprecherà tempo, non perderà tempo, cioè voi capirete immediatamente di piacere a questa persona, quindi non è una persona che ama temporeggiare, ma è una persona che ama arrivare direttamente al sodo, rischiando però a volte di bruciare un po' le tappe e quindi di compiere scelte avventate. Quindi comunque nel caso in cui appunto voi vi sentiate particolarmente corteggiate proprio da un personaggio con queste caratteristiche, cercate però voi, non dico di mettere un freno, ma comunque obiettivamente di razionalizzare il più possibile per cercare proprio di capire se questa sia o meno la persona ovviamente giusta per voi, perché voi lo sarete per lui, però soprattutto nel caso in cui sia un ex o una persona che avete già conosciuto in passato, cercate obiettivamente, ragazzi, di fermarvi a pensare se possa essere o meno il caso di ovviamente riportare questa persona chiaramente nella vostra vita e nel vostro presente. Vi ripeto, questa è sicuramente una persona che vuole assolutamente tornare da voi. E lo farà tra l'altro anche tra breve tempo, perché i bastoni sono carte velocissime, il cavaliere poi è obiettivamente tra i quattro il più veloce, quindi il cavaliere di bastoni rappresenta proprio tempistiche di al massimo qualche giorno, qualche settimana, ma vi ripeto, voi incontrerete questa persona o vi ritornerà questa persona. Vediamo dunque gli elementi positivi del vostro rapporto, cioè che feeling immediatamente si stabilirà tra voi e questa persona. Che bello, la carta del Papa. Allora, la carta del Papa ci parla sicuramente di un rapporto che ovviamente partirà sotto i migliori auspici, perché è una carta molto bella, è una carta che parla di serenità, di affetto, che parla ovviamente di un rapporto che andrà comunque a spogliarsi unicamente di quegli aspetti erotici che potrebbe appunto avere all'inizio, per invece approfondirsi e diventare un rapporto anche sentimentalmente importante. Il Papa parla addirittura di fedeltà e di serietà, cioè questa persona frequentandovi potrebbe anche in qualche modo cambiare alcuni aspetti del proprio carattere, mostrandosi comunque una persona molto più fedele, molto più seria e comunque appunto una persona molto più finalizzata nella propria progettualità ad un rapporto a due. Il Papa parla di appunto tradizione, quindi non è e non sarà tanto solo la passione erotica in qualche modo a unirvi, ma ovviamente anche tanto l'intesa spirituale e l'affinità mentale che in qualche modo voi avrete con questa persona. D'accordo? È una persona che rappresenterà appunto per voi una sorta di guida. Il Papa è una guida, quindi una persona che si mostrerà probabilmente successivamente molto diversa dal primo impatto, da quel cavaliere impulsivo di cui vi parlavo poco fa. Vi dimostrerà invece una saggezza e una maturità che voi non immaginavate potesse avere. Quindi una persona che potrebbe rappresentare anche una sorta di guida emotiva anche nei momenti di difficoltà. Il Papa rappresenta una sorta di appunto anche riappacificazione, cioè un chiarimento. Nel caso in cui sia una persona del passato, tra di voi ci sarà comunque un momento dialogico importante, appunto il Papa,
che vi porterà a rivedere alcune situazioni del passato, quindi cosa non è andato bene nel passato, cosa vi ha diviso, chiedendo ovviamente scusa e perdono l'una all'altro. Cioè qui ci sarà sicuramente una presa di posizione matura da parte di entrambi, per cui entrambi andrete a riconoscere ovviamente i vostri sbagli e i vostri errori. D'accordo? Quindi una carta molto bella che ci parla sicuramente di, vedete, riequilibrio, cioè gli opposti che in questo caso non risultano più appunto in forte litigiosità o rivalità. Qui c'è proprio una sorta di riappacificazione, quindi un'evoluzione positiva del vostro rapporto, sia nel caso in cui appunto sia una persona nuova, sia nel caso in cui sia una persona appunto del passato. E ci parla di ufficialità, quindi una persona che potrebbe proprio cercare di ufficializzare successivamente il rapporto con voi. D'accordo? Quindi una persona che si dimostrerà molto più matura rispetto appunto all'inizio. Ragazzi, il Papa è appunto un arcano legato generalmente ai segni del Sagittario e dell'Ariete, quindi ritroviamo di nuovo i segni di fuoco, d'accordo? Quindi, vi ripeto, qui c'è di nuovo, e mi viene di nuovo sottolineata la componente ovviamente dei segni di fuoco, quindi vi vado a ribadire che questa persona a livello astrologico ha sicuramente nei punti appunto centrali più importanti della propria carta astrale segni di fuoco che ne condizionano molto, vi ripeto, il rapporto con l'amore, i sentimenti e la realtà. Quindi questa è una persona che si dimostrerà pulita, come è tipico del Papa, leale e fedele e perché no disposta e pronta ad un rapporto serio ovviamente con voi, che andrà oltre, diciamo, il mero impatto fisico. Quindi una persona che vi mostrerà una saggezza veramente inconsueta, sorprendente. Oppure, vi ripeto, nel caso in cui sia una persona del passato, è una persona pronta a rimettersi in gioco, ovviamente successivamente, ma dopo essersi confrontata dialogicamente con voi e aver rivisto con calma, con serenità, a freddo, quindi non più a caldo, tutto ciò che non è andato bene nel vostro rapporto. D'accordo? Vediamo in questa posizione invece appunto gli ostacoli della vostra storia, se ce ne saranno. E qui abbiamo l'imperatore. Allora, avrà un rivale. Allora, la carta dell'imperatore parla appunto di una persona, di un'energia ovviamente maschile, che o è già presente nella vostra vita, quindi o voi siete impegnate e quindi obiettivamente qui c'è già una persona al vostro fianco e dunque questo rivale sarà il vostro compagno ufficiale, oppure nel caso in cui non siate impegnate, questo imperatore rappresenta un'altra persona che sarà assolutamente interessata a voi e assolutamente disponibile ad iniziare una frequentazione con voi. L'imperatore e il Papa rappresentano proprio due persone totalmente differenti, non soltanto a livello anagrafico, perché appunto una è più grande, l'altra sicuramente molto più giovane, ma anche a livello caratteriale, perché appunto il Papa rappresenta delle energie e comunque delle situazioni di serenità, di tranquillità, che portano, vi ripeto, ad una sorta di equilibrio tanto anelato, anche ad una sorta di riappacificazione rispetto, vi ripeto, al passato. L'imperatore invece ci parla di una persona con un carattere molto più ruento, una persona dal carattere molto forte, una persona che comunque ha degli obiettivi e che li vuole portare a termine, a volte però in questo caso in maniera un po' autoritaria. Cioè l'imperatore è comunque un individuo piuttosto ostinato, d'accordo, una persona appunto coraggiosa assolutamente, ma è una persona che difficilmente accetta di sentirsi dire di no. Quindi è una persona che potrebbe insistere particolarmente e comunque potrebbe dimostrarsi un acerrimo nemico ovviamente di lui, quindi di questo personaggio che o conoscerete ex novo o vi tornerà dal passato, d'accordo? Quindi potrebbe avere un atteggiamento un po' arrogante, potrebbe in qualche modo tendere a prevaricare il vostro rapporto cercando di farsi largo, d'accordo? Potrebbe agire in maniera un po' immatura
e rifiutandosi quasi di accettare la presenza di questa persona nella vostra vita. Quindi agirà per egoismo, per gelosia e anche per possessività, d'accordo? Quindi qui c'è sicuramente una persona a cui voi andrete a piacere molto, ma obiettivamente una persona che potrebbe in qualche modo cercare di, diciamo, allontanarvi da questo cavaliere di bastoni, quindi agendo in maniera poco pulita. Quindi attenzione anche per esempio a pettegolezzi o comunque a maldicenze che potrebbero arrivare da questa persona per cercare di, diciamo, in qualche modo sporcare l'immagine che voi avete di questo cavaliere di bastoni. D'accordo? Quindi sarà, ahimè, per questo cavaliere un avversario davvero temibile. D'accordo? Anche ovviamente l'imperatore è appunto un arcano legato generalmente ai segni di fuoco, il leone e il sagittario. Di conseguenza, ragazzi, anche questo imperatore avrà ovviamente una forte corrispondenza con i segni appunto di fuoco. Potrebbe essere proprio del segno del leone e del sagittario, averne l'ascendente, o avere in particolar modo un tema natale ricco appunto del segno del leone e del sagittario nei pianeti principali che strutturano la sua personalità. Quindi potrebbe avere per esempio Venere in leone e per esempio averne anche l'ascendente e magari avere Mercurio in sagittario, è un esempio, d'accordo? Quindi qui molta presenza di leone e sagittario, d'accordo? Quindi è una persona anche molto egocentrica, è una persona, vi ripeto, un po' arrogante, ostinata, che, vi ripeto, spesso potrebbe non agire in maniera del tutto leale. Ovviamente è una carta di ostacolo, perché l'imperatore in accezione positiva ha delle caratteristiche, ragazzi, meravigliose, ma in questo caso viene in accezione negativa, quindi andiamo ovviamente ad estrapolare le caratteristiche ovviamente più aspre dei segni di fuoco. Quindi una persona comunque forse troppo determinata, una persona forse troppo coraggiosa, appunto da scadere in una sorta di ostinata temerarietà che però potrebbe farlo naufragare verso il fallimento, un fallimento che però questa persona non accetta, che non accetterà. Ecco perché avrà un atteggiamento ostile nei confronti in particolar modo di quest'altro uomo, d'accordo? Nel caso in cui però, vi ripeto, voi abbiate un compagno, perché l'imperatore può rappresentare appunto il marito, il fidanzato, attenzione perché vi darà filo da torcere, cioè potrebbe diventare una persona molto attenta e controllare tutti i vostri movimenti, nel caso in cui voi vogliate per esempio avere la doppia storia, d'accordo? Vivere questo cavaliere di bastoni come una sorta di relazione extraconiugale. Nel caso in cui voi però vogliate chiudere con questo imperatore, iniziare definitivamente una storia ufficiale con questo cavaliere, attenzione perché sarà un nemico non indifferente. D'accordo? Proprio perché, vi ripeto, mi viene in accezione negativa. Quindi è una persona che potrebbe comunque portare dello squilibrio, ma perché sta mirando a voi, perché vi desidera, perché vuole voi, d'accordo? O comunque vuole rimanere con voi nel caso in cui sia il vostro compagno ufficiale. D'accordo? Nel caso in cui sia però una persona nuova che andrete a conoscere, la conoscerete entro pochissimo tempo, perché appunto le tempistiche dell'imperatore sono velocissime, entro al massimo un mese e mezzo, quindi una persona che conoscerete a breve, ma ovviamente i cui effetti si mantengono per lungo tempo, quindi anche questo imperatore non mollerà così facilmente. Quindi qui avrete evidentemente due contendenti molto agguerriti, d'accordo, che faranno chiaramente di tutto per conquistarvi. Questo imperatore agendo a volte in maniera, vi ripeto, un po' dispotica e poco leale, d'accordo? Quindi avrete il vostro ben da fare nelle prossime settimane, tenere appunto in qualche modo a bada questi due personaggi o comunque anche eventualmente effettuare una vostra scelta. Vediamo ragazzi a questo punto in ultima posizione appunto il futuro, cioè che cosa accadrà appunto tra voi e questo cavaliere di bastoni. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del diavolo. Allora, qui c'è una passione alle stelle, però ci parla anche di situazioni vissute ovviamente un po' nell'oscurità. Allora, qui non c'è una carta di scelta, perché la carta del diavolo parla anche di relazioni
che possono essere vissute contemporaneamente. Allora, ragazzi, nel caso in cui voi siate impegnate, sicuramente voi difficilmente andrete a rompere in questo momento, se non altro entro pochissimi giorni, poche settimane, con il vostro compagno ufficiale, e inizierete o rinizierete il rapporto con questo cavaliere di bastoni abbinandolo a questo imperatore, quindi avrete il piede in 2 scarpe. Nel caso in cui voi non siate impegnate, e ovviamente nelle prossime settimane, entro il prossimo mese e mezzo, voi andrete appunto a conoscere sia questo cavaliere che questo imperatore, deciderete appunto di abbinarli entrambi, cioè frequenterete entrambe le persone. Quindi il diavolo parla di comunque frequentazioni multiple, tutte portate avanti soprattutto grazie anche in particolar modo a una forte sensualità e sessualità, quindi un erotismo alle stelle che appunto andrete a vivere e che in qualche modo vi destabilizzerà, perché comunque il diavolo parla di emozioni molto profonde, di sensazioni fisiche e carnali molto forti, ma obiettivamente, vi ripeto, in questo caso sceglierete e deciderete di frequentare o se non altro conoscere entrambe le persone, d'accordo? Il diavolo parla di incontri esaltanti, ma al massimo da un punto di vista fisico, quindi rapporti anche fisici molto intensi e magari anche fuori dal comune, cioè qualcosa che voi non avete mai provato e sperimentato sino ad ora. Quindi parla di fascino, di attrazione, di un'attrazione, una passione fortissima. Parla, vi ripeto, di una sessualità anche al di fuori degli schemi comuni, d'accordo? Parla di una conquista, anzi in questo caso di 2 conquiste, che ovviamente vi faranno sentire all'apice della bellezza, del successo da un punto di vista fisico, d'accordo? Quindi parla il diavolo di una volontà indomita che vi porterà appunto al successo. Cioè voi vivrete con successo entrambe le situazioni, cioè non ce ne sarà una delle 2 che sarà fallimentare rispetto all'altra, d'accordo? Il diavolo parla di magnetismo, parla di appunto quei legami, quei feeling che si creano molto forti e che obiettivamente attingono proprio la loro forza ed energia, in particolar modo proprio dall'aspetto fisico e dall'aspetto carismatico, d'accordo? Quindi qui c'è un erotismo, un'attrazione, vi ripeto, un feeling carnale alle stelle. Ci sarà molta complicità con entrambi e ovviamente molto rischio, quindi situazioni adrenaliniche che vi piaceranno molto, evidentemente perché vi dovrete nascondere dall'uno o dall'altro. Quindi queste situazioni sicuramente vi piaceranno molto, rappresenteranno per voi momenti di grande successo, qualcosa che non avreste mai immaginato di andare a vivere, ma sicuramente anche vi servirà per riflettere però successivamente sull'eventualmente allontanarvi da appunto una persona che avete già al vostro fianco, nel caso in cui per esempio abbiate un compagno ufficiale, oppure vi porterà a riflettere su una eventuale futura scelta. Però nell'immediato futuro qui non c'è una scelta, c'è un andare a vivere le situazioni accavallandole, cosa che sicuramente vi porterà a un enorme piacere, soprattutto da un punto di vista fisico. Attenzione ragazzi che il diavolo ci parla di tempistiche non proprio velocissime, quindi voi potreste abbinare appunto queste conoscenze o comunque il vostro compagno con questa persona che potrebbe essere nuova o del vostro passato per 2-3 mesi al massimo. Quindi potreste proprio decidere di obiettivamente vivere questi rapporti per lungo tempo abbinandoli e poi successivamente arrivare ad una scelta. La carta del diavolo è legata ai segni zodiacali dello Scorpione e del Capricorno. Quindi tra, vi ripeto, 3-4 mesi potreste decidere di effettuare una scelta, ma non prima. Quindi qui c'è sicuramente o il ritorno o l'arrivo di una nuova persona.
Ma qui ce n'è un'altra importante, un'altra energia maschile intenzionata a rimanere al vostro fianco. Quindi sicuramente vivrete i prossimi mesi con un erotismo alle stelle. Quindi il divertimento carnale fisico è assolutamente assicurato, perché c'è una passione incredibile. Il rischio, l'azzardo vi farà, diciamo, provare, vi ripeto, quelle sensazioni adrenaliniche che vi stimoleranno ancora di più. Questo vi farà vivere rapporti intensi e anche incontri molto intensi, ma ovviamente vi porterà solo in seconda battuta, cioè successivamente, a riflettere sul fare finalmente una scelta. Ma evidentemente voi amerete abbinare inizialmente entrambe le persone, soprattutto nel caso in cui voi siate impegnate e questo imperatore sia un compagno. Andrete ad abbinare, vi ripeto, entrambe le figure, che comunque conoscerete entro al massimo un mese e mezzo, o che vi ritornerà al massimo entro un mese e mezzo, ma frequentazioni, situazioni diciamo doppie o extraconiugali che voi andrete a vivere per diversi mesi, solo verso fine estate, inizio autunno e ovviamente col proseguo dell'inverno inizierete a scegliere, d'accordo, a riflettere su una ipotetica scelta, liberandovi di uno dei due ovviamente rapporti. D'accordo? Dunque, è chiaro che voi sapete che io tendo a rifare sempre le stese dopo un certo lasso di tempo, quindi andremo ancora a rifare una stesa di questo genere, quindi a tener d'occhio la situazione. D'accordo? Dunque ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, ovviamente, tenete duro, cercate di razionalizzare il più possibile ovviamente le vostre emozioni, proprio come ci viene suggerito anche dal Papa, piuttosto che ovviamente anche dal diavolo, quindi non lasciatevi prendere unicamente dall'erotismo, cercate ovviamente di seguire il flusso degli eventi, prendendovi però poi successivamente, appunto come suggerisce la carta del diavolo, un momento di riflessione per effettuare effettivamente una scelta, perché ovviamente potrebbe poi alla lunga diventare invece una situazione che potrebbe appesantirvi, proprio perché comunque il vivere due situazioni, ovviamente con entrambe le persone che potrebbero farvi delle pressioni per ovviamente in qualche modo ufficializzare o comunque vivere un rapporto esclusivo, è chiaro che la situazione potrebbe poi diventare un po' caotica, quindi proprio come vi suggerisce il diavolo, qui ci sarà proprio la necessità di fermarsi a riflettere e lo farete, d'accordo? Di conseguenza, buoni incontri, che qui saranno tanti e assolutamente pepati, buon divertimento e ovviamente buona riflessione finale. A presto!